Stress ossidativo, ti ricorda qualcosa? Vuoi scoprire come possiamo contrastarlo? Ti preannuncio che la puntata sarà lunga, però credimi, guardarla fino alla fine ne varrà davvero la pena. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, e oggi affrontiamo insieme un argomento molto importante, gli antiossidanti. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Tempo fa abbiamo visto cos'è lo stress ossidativo e le cause che lo generano. Se ti ricordi, avevo parlato dei radicali liberi, ovvero le scorie delle cellule. Avevamo visto che essi cercano costantemente di recuperare in giro un elettrone mancante. Se non lo trovano, lo rubano da una cellula sana, ossidandola, causando disturbi infiniti. Per cercare di bloccare questa problematica, quell'elettrone mancante può essere introdotto attraverso l'alimentazione, purché contenga sostanze antiossidanti. Per questo motivo oggi andremo ad analizzare quali sono i migliori antiossidanti che dobbiamo cercare di introdurre nella nostra tabella alimentare. Iniziamo subito ad analizzare quali sono le vitamine antiossidanti. La prima è la vitamina A. È nota come la vitamina antinfettiva perché una sua carenza è associata ad un calo delle difese immunitarie. Inoltre facilita l'adattamento alla visione notturna. Quali sono gli alimenti ricchi di questa vitamina? L'olio di fegato di merluzzo in primis, poi abbiamo le frattaglie, le uova, le carote, i meloni, le albicocche e il cavolo nero. La seconda vitamina è la C. È utile nel trattamento delle infezioni e dei problemi respiratori e facilita la guarigione delle ossa fratturate. Dove possiamo trovare questa vitamina? Ovviamente negli agrumi, ma anche nei broccoli, peperoni gialli, kiwi e ribes nero. L'importante è che venga assunta tramite cibi allo stato crudo o cotti al vapore. La terza vitamina antiossidante per eccellenza è la vitamina E. La sua funzione principale è quella di proteggere il nostro corpo dalle malattie cardiovascolari. È un anticoagulante naturale e riduce il rischio di ictus. È fondamentale nella produzione di energia e più di uno studio ha evidenziato che aumenti la potenza muscolare e la resistenza alla fatica. Gli alimenti ricchi di vitamina E sono l'avocado, l'olio extravergine d'oliva, l'olio di fegato di merluzzo, le noci e le mandorle. Dopo aver visto le vitamine, passiamo ai minerali antiossidanti. Il primo è il selenio. Si tratta di un ottimo antinfiammatorio e aiuta il nostro corpo a disintossicarsi dai metalli tossici accumulati, migliorando il funzionamento del pancreas. Un'ottima quantità di selenio è contenuta nelle noci del Brasile. Ne basta una al giorno per coprire il fabbisogno. Il secondo minerale di oggi è lo zinco. È collegato a rame e ferro, di conseguenza non dobbiamo assumerne in eccesso, altrimenti andremo a creare uno squilibrio nel nostro organismo. Una sua carenza può causare anche alito cattivo. Lo troviamo nelle ostriche, nel germe di grano, nel fegato e nei semi di zucca. Il terzo minerale di oggi è il rame. È fondamentale per la corretta moltiplicazione ed il corretto funzionamento di alcune cellule immunocompetenti, in particolare i macrofagi e i neutrofili. Si parla di immunocompetenza quando le cellule sono in grado di produrre anticorpi nel caso in cui siano esposte ad antigeni. È essenziale per il metabolismo del ferro e la formazione di collagene. Quali sono gli alimenti che ne contengono di più? L'alga spirulina, le ostriche, il fegato, ma anche cacao amaro e uova. Il quarto ed ultimo minerale di oggi è il manganese. È ottimo per il corretto metabolismo del glucosio e per la crescita e sviluppo delle ossa. Lo si trova nel tè, nelle cozze, nelle nocciole e nel teff. Dopo aver visto i minerali, passiamo ad un altro tassello fondamentale, gli enzimi. Il primo di oggi è il glutatione. Lo produciamo naturalmente e la sua funzione principale è proteggere tutte le cellule, i tessuti e gli organi che fanno parte del corpo umano. È composto da 3 aminoacidi, noti come glicina, acido glutamico e cisteina, e si trova all'interno di ciascuna delle nostre cellule. Questa incredibile combinazione lo rende il più potente antiossidante presente nel nostro corpo.
Il problema principale è che più invecchiamo e meno riusciamo a produrlo. Esistono alcuni alimenti che contengono quantità significative di glutatione. Uova, pesce, aglio, cipolla, scalogno, crucifere, asparagi, avocado e spinaci. Il secondo enzima di oggi è il coenzima Q10. Anche lui è prodotto naturalmente dal nostro corpo e la sua produzione negli anni tende a diminuire. Aiuta a bilanciare il diabete, la pressione alta e aiuta nella perdita di peso. Inoltre rafforza il muscolo cardiaco e previene i dolori muscolari. Si trova in piccole quantità in alimenti come pesce ricco di omega 3, come lo sgombro, poi manzo e anche uova. Infine lo troviamo nella frutta secca, negli spinaci, nei broccoli e nell'avocado. Il terzo enzima di oggi si chiama superossido dismutasi. Anche questo enzima antiossidante viene prodotto dal nostro organismo. Combatte ovviamente i radicali liberi, principalmente il radicale superossido da dove prende il nome. È utile contro il diabete e le malattie neurodegenerative. Possiamo trovarlo nei broccoli, nei cavolini di Bruxelles, nei piselli, negli spinaci e nel pomodoro. Il quarto ed ultimo enzima di oggi è la catalasi. Anche in questo caso si tratta di un enzima coinvolto nella detossificazione delle cellule a seguito dell'ossidazione. Possiamo trovarlo nei seguenti alimenti: aglio, cipolle, porri, scalogno, ma anche crucifere, carote, patate e fegato di manzo. Gli antiossidanti non finiscono qui. Quando si parla di questo argomento non si può evitare di nominare le antocianine. Le antocianine sono un gruppo di pigmenti rossi e blu estratti dalle piante. Li troviamo principalmente negli alimenti di colore viola, come le more, le melanzane, i mirtilli, l'uva e il cavolo viola. Proteggono contro le malattie cardiovascolari, migliorano la chiarezza mentale e neutralizzano lo stress ossidativo. Inoltre bloccano gli enzimi nella distruzione del collagene. Una dieta composta da cibi viola aiuta a proteggere il collagene e mantenere la pelle giovane. Mantenere il proprio approvvigionamento di collagene sano e forte aiuta anche a prevenire disturbi agli occhi e a combattere l'osteoporosi. In futuro certamente parlerò di questa triste problematica che affligge sempre più persone. Prima di concludere, vediamo brevemente insieme altri antiossidanti presenti in natura spesso sottovalutati. Innanzitutto il beta-carotene. Precursore della vitamina A che abbiamo visto prima, si tratta di uno degli antiossidanti naturali appartenenti al gruppo dei carotenoidi. È definito precursore della vitamina A perché quando assumiamo un alimento contenente questo elemento, il nostro organismo lo converte poi in vitamina A. È utile nel combattere il cancro e le malattie cardiache. Aiuta anche ad aumentare i livelli di colesterolo buono e ovviamente migliora la vista. Gli alimenti ricchi di beta-carotene sono le carote, le patate dolci, la zucca, il mango, il melograno e il prezzemolo. Dopo il beta-carotene abbiamo il licopene. Anche il licopene appartiene al gruppo dei carotenoidi ed è noto soprattutto per la protezione contro il cancro alla prostata. Non solo, protegge anche il cuore prevenendo l'accumulo di colesterolo cattivo nelle pareti dei vasi sanguigni. Meno nota è invece la sua capacità di proteggere la pelle dai danni del sole. Gli alimenti ricchi di licopene sono anguria, peperone rosso, ravanello e pompelmo rosso. Vi è anche il pomodoro. La sua cottura rende più biodisponibile il licopene. Poi abbiamo la luteina, altro carotenoide antiossidante. La luteina è presente soprattutto nella verdura a foglia verde. È conosciuta principalmente per il trattamento e la prevenzione dei problemi alla vista e agli occhi, visto che è parte integrante della retina. È contenuta negli spinaci, nei cavoli, nel prezzemolo, ma anche nei broccoli e nelle cicorie. Continuiamo con i bioflavonoidi. Si trovano principalmente negli alimenti che contengono anche la vitamina C. Insieme formano una struttura di antiossidanti forte e stabile, ottima per rafforzare il sistema immunitario e curare i problemi respiratori. Alcuni alimenti ricchi di bioflavonoidi sono mele, cipolle, agrumi, melograno, tè verde, mirtilli e uva. Poi abbiamo l'acido alfa-lipoico. Aiuta il nostro corpo a convertire il cibo in energia, ma non solo. Esso ci aiuta anche a sbarazzarci delle tossine e a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue. Lo troviamo nei broccoli, nei cavoli, nei pomodori, nelle patate, ma soprattutto nelle frattaglie degli animali alimentati ad erba.
Stiamo per avviarci alla fine, continuiamo con gli isotiocianati. Contribuiscono alla difesa delle cellule del nostro corpo rendendo più rapida la capacità dell'organismo di autoripararsi e di rinnovare le cellule. Fa parte di questa categoria il sulforafano, ottimo antiossidante ed antinfiammatorio contenuto in tutta la famiglia dei cavoli. È presente anche nel crescione, nei capperi e nei ravanelli. L'ultimo antiossidante di oggi è il resveratrolo. È un polifenolo presente soprattutto nella buccia degli acini d'uva. Adesso vengono attribuite azioni antitumorali, antinfiammatorie e di fluidificazione del sangue. Quest'ultimo aspetto risulta importantissimo per prevenire le trombosi. Tra i cibi ricchi di resveratrolo troviamo anche cacao e frutti di bosco. Se vuoi approfondire ho parlato di quest'ultimo elemento nel video che trovi accanto, che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.